Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Digital Mystery. Immaginate solo per un attimo di svegliarvi un giorno in un ospedale. Attorno a voi non scorgete anima viva. Il personale sanitario non è presente e degli altri pazienti neanche l'ombra. Poi vi rendete conto della stranezza più grande di tutte. L'anno in cui vi trovate non è il 2021, ma il 2027 e di tutta l'umanità siete rimasti solo voi. Uscite dall'ospedale, girate per le strade della vostra città, tutto è rimasto uguale, ma c'è una grande differenza, ossia manca la gente. Siete l'unico sopravvissuto di un'epoca posteriore a quella che ricordate. Ma c'è un'ulteriore stranezza che noterete subito. Esiste ancora un contatto con il 2021, c'è ancora la possibilità di far giungere al mondo attuale la vostra richiesta d'aiuto, e quel mondo è il digitale. Pubblicando la vostra storia su TikTok, il mondo saprà che siete imprigionato nel 2027 e deve trovare un modo per farvi tornare indietro. Ma come? Beh, se avete immaginato tutto questo, sapete cosa starebbe vivendo il proprietario di un account su TikTok che ha avuto e sta avendo un enorme successo di pubblico e che giorno dopo giorno, pubblicazione dopo pubblicazione, infittisce il mistero delle sue clip e rende il suo caso ancora più affascinante. Ecco quindi Last Survivor su TikTok. Solo al mondo è bloccato nel 2027. Come dicevo, c'è un nuovo bizzarro fenomeno su TikTok, uno di quegli account che si è reso virale in pochissimo tempo. L'utente unico sopravviviente, vale a dire l'ultimo sopravvissuto, conosciuto altresì come Last Survivor, da quando la vicenda ha iniziato ad attirare l'attenzione di un pubblico internazionale, sostiene qualcosa di incredibile. Javier, il vero nome del protagonista della storia, si sarebbe svegliato in un letto d'ospedale a Valencia, in Spagna, per rendersi conto di essere stato catapultato nel 2027 e di essere altresì l'unico abitante rimasto sulla Terra. O forse sarebbe meglio dire l'unico uomo in quella dimensione. Sì, perché non ci troviamo di fronte all'ennesimo viaggiatore del tempo. Javier vive una situazione leggermente più complicata, ma la vedremo in seguito. Prima di addentrarci nella storia di Javier, però voglio darvi qualche dato sul suo account. Il 13 febbraio di quest'anno ha pubblicato il suo primo video su TikTok e da allora è riuscito a conquistare la bellezza di più di 3 milioni di follower. Ha aperto un profilo su Instagram e un canale YouTube. Ma oggi ci concentreremo ovviamente sul suo account TikTok, quello dove il fenomeno unico sopravviviente ha preso piede. Per rispettare il più possibile il copyright delle clip di Javier, ho deciso che non pubblicherò i suoi video qui, ma solo degli screenshot che vi diano un'idea della vicenda. A raccontarvi i fatti, poi, ci penserò io. Ad ogni modo, vi consiglio caldamente di dare un'occhiata alle clip di questo account, perché sono davvero incredibili. Ma passiamo alla storia. Il primo video di Unico Sopravviviente recita così: 13 febbraio 2027, Valencia, Spagna. L'umanità si è estinta. Sono solo nella città. Da lì iniziano le prime clip che dimostrano quanto affermato dall'utente. Una città svuotata, nella quale anche i luoghi solitamente più frequentati, come un aeroporto, appaiono privi di vita. Gli utenti della community iniziano a sfidare il misterioso personaggio. Dimostra quello che ci dice andando in una scuola. E puntualmente Javier invia la clip richiesta, dimostrando che ognuno dei posti che visita è completamente vuoto. Subito dopo racconta finalmente i dettagli della sua vicenda, il risveglio nell'ospedale e la presa di coscienza della sua tragica situazione. In una delle clip successive, Javier ha un'idea che gli permetterà di confermare una sua teoria. Forse non si trova nel nostro mondo del futuro, ma in una dimensione parallela dove l'anno attuale sia il 2027. Ma se dovesse trovarsi in una realtà parallela, ci potrebbe essere una connessione tra 2027 e 2021? Nasconde quindi 4 portachiavi in 4 angoli segreti di Valencia, per verificare se verranno trovati nel 2021. E sorprendentemente i portachiavi vengono recuperati da alcuni suoi follower. La connessione esiste tra le 2 dimensioni, solo che in quella vissuta da Javier non esistono esseri umani. Il resto è esattamente uguale, esattamente come lo ricorda quando si trovava ancora nel 2021. Nelle clip successive Javier riafferma la sua teoria,
facendo altre prove, anche grazie al contributo di altri TikToker. Dopo altre clip mostrando Valencia senza traccia di umanità, subentra un elemento importante nella storia: l'entrata ad un rifugio sotterraneo. Al suo interno è in grado di sentire degli strani rumori e trova la luce accesa. Un segno che in quel luogo la connessione con il 2021 sia più pronunciata? Si spinge all'interno del rifugio e trova una cartella contenente una serie di documenti. Sono quei documenti ad evidenziare un fatto impressionante, un vero colpo di scena. Javier, infatti, scopre che potrebbe essere il soggetto di un esperimento teso a verificare le nuove scoperte nel campo della fisica quantistica. Una scoperta in merito alle particelle e al modo di collezionarle, fatta proprio nel 2027. Il suo obiettivo principale, quindi, diventa quello di trovare il luogo dove si è svolto l'esperimento. Sarà tornando proprio lì che potrà essere ritrasportato al 2021. In seguito si dirige all'IFIC, l'Istituto di Fisica Corpuscolare, in italiano Istituto di Fisica Corpuscolare o delle Particelle, un centro congiunto della CSIC e dell'Università di Valencia dedicato alla ricerca sperimentale e teorica nei campi della fisica delle particelle, della fisica nucleare, della cosmologia, delle astroparticelle e della fisica medica. Si trova nel Parco Scientifico dell'Università di Valencia, a Paterna, ed è uno dei più antichi istituti spagnoli di fisica sperimentale che studia la fisica delle particelle e la fisica nucleare. Ed è proprio in quel luogo che Javier è preda di un'improvvisa presa di coscienza, la netta sensazione di essere già stato in quel luogo in precedenza. Ed è proprio lì che la storia di Javier si interrompe, nella clip pubblicata venerdì scorso. Quindi è una vicenda ancora in corso e che prossimamente potrà riservarci ulteriori colpi di scena, o almeno speriamo. Detto questo, passiamo a qualche considerazione sul fenomeno. Mi sembra superfluo sottolineare che la vicenda di Javier rientra in quel filone letterario dei nostri tempi definito twitteratura, dal fatto che le prime storie di questo tipo sono nate proprio sulla piattaforma Twitter. Da lì il passo a TikTok era prevedibile. Insomma, si tratta di una storia di fantasia, una sorta di romanzo al limite tra realtà ed immaginazione, che viene scritto attraverso le pubblicazioni. Il bello di questi progetti è proprio quello di catapultare il lettore, in questi casi, direi spettatore, all'interno del suo mondo. Quando gli utenti suggeriscono a Javier un luogo da visitare, diventano parte della narrazione, personaggi casuali di una vicenda che si svolge in contemporanea al loro intervento, anche se in questo caso si sviluppa in una dimensione parallela. È ovvio che si tratti di una finzione, un progetto artistico. Tuttavia c'è stato anche chi si è preso sul serio le affermazioni di Javier e ha portato, per esempio su YouTube, video di debunking, mostrando alcuni errori fatti nel cancellare ogni traccia di presenza umana nei luoghi che visita. Video di debunking assolutamente non necessari, che finiscono per diventare più assurdi della storia raccontata da Javier. Ad ogni modo, lasciando da parte questi rari casi, Unico Sopravvivente è diventato un vero fenomeno su TikTok e sul web in generale. Spinge altri utenti a partecipare alla sua vicenda, con interventi anche da parte di influencer di diversi paesi, che vogliono esserci a tutti i costi, vogliono dar vita ancora di più al personaggio e alla sua vicenda. Quello che bisognerà capire, da questo momento in poi, è se la storia di Javier si svilupperà maggiormente anche a livello narrativo e di intreccio. Cosa voglio dire con questo? Che per ora, a parte un paio di occasioni in cui Javier prende contatto con il 2021, il segreto del bunker e dell'Istituto di Fisica delle Particelle, il resto è solo una collezione di immagini di una Valencia vuota, triste, ma anche piena di fascino. Qualcosa mi dice che quella di Javier, in principio, non doveva essere una storia. Non c'era l'intenzione di svilupparla più in là di quelle inquietanti riprese di una Valencia vuota. O forse sì. Quel che è certo è che le immagini di luoghi privi di vita umana al momento ci ricordano più che altro la pandemia. In effetti molti sostengono che la maggior parte delle riprese siano state effettuate proprio durante il lockdown. Altre clip, invece, sarebbero il frutto di un'elaborata post-edizione video. Sì, credo che questo sia proprio il piccolo grande segreto di Javier. Ma per chi come me vuole godersi la sua storia, facendo volare l'immaginazione, non credo sia poi così importante, vero? Oggi quindi non indosserò i panni dello spiegabile, ma lascerò che l'inspiegabile la faccia da padrone. Perché investigare i trucchi di un artista, no, questo proprio non me la sento di farlo.
Ma voi cosa ne pensate dell'account Less Survivor? Dove credete che arriverà la sua vicenda? Ce la farà un giorno a ritornare nel 2021? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.